Gioielli, Cartier fa grandi orologi da più di un secolo. Ciao, benvenuti nella seconda puntata del nostro video podcast Ma che mi racconti? Dove Alberto ha delle curiosità, Carico di domande. Carico. Per questa puntata in cui parliamo Del primo orologio da polso da uomo. il primo orologio di Cartier. Cartier non... proprio Cartier non faceva gioielleria. Gioielli, Cartier fa grandi orologi da più di un secolo. No, come dice Martina, in realtà Cartier è stata una... Quante ne sa quella Martina, guarda. Quante ne sa? Tutte le... Incredibile. Secondo me studia prima. Sì, è preparato. È probabile. Preparato. Cartier è stata una grande manifattura, lo è in realtà ancora oggi, sebbene inizialmente utilizzasse dei calibri che non erano realizzati direttamente da Louis Cartier, che poi era un gioielliere parigino, effettivamente c'entrava con il mondo dei gioielli e del lusso. Realizzò però il primo orologio da polso maschile, perché in realtà gli orologi da polso già esistevano. Tra l'altro, in una prossima puntata sono sicuro che mi chiederai, è vero? Aspetta, prendo nota. Gli orologi della regina Bonaparte. E lei era una grande collezionista, ma ne parleremo. Off topic, questo è un piccolo off topic. Però Piccolo spunto. sì, ne vale la pena. Gli orologi da polso già esistevano, ma erano degli orologi gioiello, erano dei braccialetti, tra l'altro erano piccolissimi. Mini, immagino. Sì, erano veramente dei piccoli braccialetti da donna. Breguet realizzava molti di questi orologi, ma anche manifatture molto importanti, Vacheron Constantin per esempio. Ma l'orologio maschile in realtà era un orologio elegante. Come abbiamo detto nella prima puntata, se non l'avete vista andatela a vedere. Dovreste, come parliamo di spazio, abbiamo fatto un viaggio sulla Luna incredibile. Gli orologi erano da tasca, no? E abbiamo detto che Hamilton mandò alla NASA un orologio da tasca. Non so perché stavo pensando al fatto che abbiamo fatto un viaggio, che fuori ci sono 500 gradi. Fra un po' dobbiamo... sta facendo viaggiare. Fra un po' si mangia la focaccia, sono le 12:35. Un saluto a tutti gli amici di Milano che non la mangiano. Buona la focaccia, mangiate la focaccia che... Non venite in Puglia, ma se proprio dovete mangiate la focaccia. Buona, offre Alberto. Insomma, orologio da taschino, no? Eleganza classica, abito tweed. C'era questa tendenza a un po' nasconderlo, se vogliamo, ma non per una questione di sicurezza, ma era perché era più una questione di apparenza, la catenina, di eleganza. Certo. Però tendenzialmente si nascondeva. E l'orologio da polso invece anche all'epoca era uno strumento perché inizialmente e comunque dopo l'idea di Louis Cartier veniva utilizzato non ancora dagli uomini perché continuavano ad utilizzare la cipolla da tasca, ma ad esempio dai militari in trincea, perché anche se molti anni prima anche loro utilizzavano gli orologi da tasca, in realtà poi trovarono più comodo averlo a polso per una lettura veloce, no? Si resero conto che in guerra con i fucili puntati abbastanza non era la cosa. Un attimo che ti dico, eri già morto. È finito. No. Morto perché leggeva l'orario. E no, quindi utilizzavano quello da polso, però era una cosa contraria agli stilemi dell'eleganza classica da uomo, cioè non potevi proprio usarlo, è come andare oggi con un orologio da caviglia, un tabù. Un orologio da caviglia a mare può essere potrebbe avere il suo dove lo metto? Potrebbe avere il suo mercato. Non rubate queste idee. Quindi Louis Cartier in realtà ebbe l'idea, ma più che idea era la necessità di realizzare questo orologio da uomo al polso, perché glielo chiese il suo grande amico, l'aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont, e infatti poi il primo orologio è il Santos
di Cartier, perché aveva bisogno di un orologio che si potesse leggere mentre cercava di far volare il suo primo aereo, il B-04 se non ricordo male, orologio di carta, no? Sì, ricordo la storia dei fratelli Wright. Fratelli Wright ancora prima, no? Che era quel periodo lì, si cercava di volare. Deve essere stato un periodo fantastico, perché c'era questo entusiasmo di scoprire, di spingere i limiti dell'uomo oltre, molto rispetto a quelli che erano 60 anni passato. dopo eravamo nello spazio, una cosa da fuori, cioè a pensarci Da un è aereo di incredibile. carta allo spazio. Allo In spazio. soli 60 anni, Sì. perché comunque stiamo parlando di un periodo limitato. E ne sono passati altri 60 e non abbiamo fatto quasi più niente. Avevo I video inventato podcast, l'iPhone. l'iPhone, è Il vero. podcast. Quindi Alberto Santos Dumont disse a Cartier: come faccio a leggere l'orario? Cioè, non è che ci vuole essere un genio in realtà, però gli venne in mente di dire: vabbè, scusa, mettiti l'orologio a polso, ti faccio questo orologio. Il primo pilot della storia, che oggi è uno degli orologi più eleganti, in realtà all'epoca era un pilot, uno sportivo. Tra l'altro Cartier realizzò poi un orologio da guerra che oggi è simbolo di eleganza, il Cartier Tank. In realtà nel 1918 ce l'aveva al polso un generale britannico in trincea. E nella come prima... un po' il trench. Sì, l'abito. sì, Nasce sono come nate... una cosa Esatto. da utilità, lasciando stare l'ambito della guerra, però nasce da quella situazione e poi trasportato nel mondo civile. Esatto, come le microonde radio nella seconda guerra mondiale trovarono la cioccolata sciolta addosso, si accorsero che erano le microonde generate dalle parabole Possiamo utilizzarlo per fare per scongelare il defrost il della pane. lasagna. Esatto. Ok. Questo invece, meno male che si sono Meno fatti la male, guerra, meno sono male. morte milioni di Cioè, persone. è paradossale, ma dovremmo dire Sì. anche grazie Beh, a sì. questo contesto, perché poi la verità è che grandi scoperte derivano da investimenti scientifici fatti nel campo bellico. Sì, tantissime, anche i razzi spaziali Certo. sono serviti anche. Quindi Cartier Santos, che venne realizzato perché appunto l'orologio era qualcosa di lussuoso, non era in platino. Cartier realizzò questo orologio di platino A gamba tesa. a gamba tesa. Mi serve un orologio pratico Ma per guarda, guidare un aereo. Platino. Di carta, te lo faccio di platino. Tant'è che era così fuori moda ed era impensabile utilizzare questo orologio che venne commercializzato poi soltanto nel 1917, 13 anni dopo. Nel 1904 nacque per l'esigenza di Alberto Santos Dumont, ma nel 17 poi effettivamente venne commercializzato, non venne apprezzato. Pensa che il tank ce l'aveva un generale in guerra, gli uomini nel 1918 e per tutta la Belle Époque fino agli anni 30 utilizzavano l'orologio da tasca, insomma. Ma io conosco bene o male il design del Santos, è sempre è famoso perché ha un rispetto appunto al quadrato. design a cipolla degli orologi da tasca dell'epoca, questo era quadrato. Sì, È rimasto, cioè anche il primo modello aveva questo design. sì, è una delle cose che più apprezzano gli appassionati, cioè quella di vedere una continuità stilistica, una firma sempre riconoscibile. Sì, infatti una firma, Tant'è che il Santos era quadrato ed è rimasto quadrato, si è soltanto ingigantito, purtroppo oggi è anche veramente enorme, in alcune edizioni è proprio una cosa gigantesca. Prima era un orologino piccolo come si usavano all'epoca, ma è sempre stato quadrato con la sua lunetta. Immagino che il signor Alberto Santos Dumont, quando ha indossato questo orologio, che appunto prima era principalmente da donna, sia stato come vedere adesso un uomo con lo smalto, le unghie. Quasi, penso. Penso, perché Poi provando di Parigi moda. è sempre stata una culla di innovazione, Di innovazione, trasgressione. di stili, sì. Beh sì, era qualcosa di completamente diverso, tant'è che non si utilizzava. No, era per dire che sicuramente questo aviatore sarà stato un bel personaggione. Beh sì, per cercare di far volare il suo Immagino aereo. sia stato un bel personaggio, uno di quelli interessanti da conoscere. Sì, indubbiamente. Il tank, che poi venne realizzato nel 1918 da Cartier, anche lui aveva una forma che ancora oggi è rimasta la stessa ed è iconica. Praticamente è un carro armato Renault della prima guerra mondiale dall'alto, stilizzato.
Infatti ha una forma rettangolare piccolina con i 2 cingoli laterali e per quanto sia sinonimo di eleganza questo tank, in realtà era un orologio da guerra in quegli anni. Tant'è che il tank, secondo me, e ne avevo già parlato in un altro video qui sul canale, è praticamente l'orologio più iconico e amato della storia. Pensa che ce l'aveva al polso, l'hanno avuto al polso personaggi come Andy Warhol, Jacqueline Kennedy, Mohammed Ali, il più grande pugile dei pesi massimi, con questo orologino piccolo d'oro al polso. Però ecco, divenne poi stilema di eleganza. Quindi è proprio vero che i design, poi il lusso, perché comunque io Cartier, a parte la gioielleria, come giustamente diceva prima Martina di bacchetta, lei ne sa di più. No, C'è poco da ma fare. mi affascina molto il fatto che un brand lussuoso, che comunque dicevo io associo al lusso, Sì. abbia creato i suoi modelli di punti, modelli iconici, proprio da vere e proprie necessità Sì. dirette dei suoi consumatori, Sì. della sua clientela. Non era una ricerca di un prodotto da vendere, era una vera e propria esigenza. Parlami un po' della storia di questo Santos, cioè come si è sviluppata poi la vicenda, perché sono molto affezionato a questo, In realtà a questo personaggio. c'è poco altro Poi ce l'ha fatta volare Alberto Santos per circa 100 metri. No, non di più. non poco, non Gli farei anche un applauso. Bravo Alberto Santos di volta con il suo Santos il suo Santos. al polso. Però avrà fatto pure 100 metri, ma gli hanno comunque dedicato un orologio. Sì, Quindi si rimarrà chiama così. nell'immortalità. Beh, sì, lui magari voleva rimanerci per quanto il salto, volo, però. vabbè, Sì, almeno ci è rimasto. il Santos oggi è il modello indubbiamente di punta di Cartier. Scusami una domanda stupida, ma si vende ancora? Cioè, è ancora Si in vende produzione? ancora, si vende ancora. Attualmente di Cartier è praticamente l'orologio più richiesto e anche più difficile da trovare in concessionario. C'è sempre un po' di attesa, soprattutto se vuoi il classico con quadrante bianco. In acciaio, non è più in E poi è platino, quello lo fanno con le in oro. diti in evidenza. Esatto, sia sul bracciale sia attorno alla cassa, sulla lunetta. Ok. Per me è molto rock, perché nasceva come un orologio elegante, ma tutte quelle viti, quella forma particolare, quel bracciale che si unisce alla cassa lo rendono un orologio elegante ma perfetto secondo me in ogni occasione. Non è Ed è sempre vincolato a un contesto un po' più sobrio o troppo sportivo. No, È poi abbastanza... a me onestamente piace indossare l'orologio come in questo momento in qualsiasi situazione, non utilizzo l'orologio sportivo per un contesto sportivo. Questo qui è un super elegante che normalmente bisognerebbe mettere in smoking, ma lo uso anche con una camicia rosa. Non mi interessa. Perché no? Santos Dumont aveva sicuramente un aveva Santos... camicia rosa. Non lo so, ci sono delle immagini ma l'ho visto col cilindro in realtà. E sì, stiamo contestualizzato all'inizio del 1904, sì. Magari la camicia rosa non so se la facevano. Ho paura di no. Tu avevi... No, io ti volevo curiosità? semplicemente chiedere che se... anche se so già la risposta. Nel mondo dell'orologeria, anche se Cartier è stato diciamo il pioniere dell'orologio da polso da uomo, il suo diciamo ranking a livello di importanza nell'orologeria non è altissimo. Allora, questa è una bella domanda, anche se sai già la risposta. Anche se secondo me non la sai veramente la risposta, perché... Io so che il movimento del Santos è stato sviluppato da Le bravo, Quindi Gigi Lecoultre, come questo qui che ho al polso. in house. Non è in house, esatto. Ed è lo stesso motivo per cui ti dicevo che non è una vera e propria manifattura, o almeno lo è. Ci sono una serie di cose da dire sugli assemblaggi e sulle forniture di orologi. È una questione un po' più tecnica, però è anche facile da capire. Ci sono alcune maison come Cartier, ma anche come Audemars Piguet, per esempio, che è tra l'Olimpo dell'orologeria sportiva di lusso, che è una manifattura, ma fino a pochi anni fa incassava anche dei movimenti Gigi Lecoultre, perché Lecoultre
è da sempre riconosciuta come la manifattura di orologeria migliore. Nell'orologeria possiamo dire un po' più commerciale, perché poi ci sono manifatture anche oggi di indipendenti come Journe per esempio, che realizzano delle opere d'arte. Jaeger-LeCoultre era un'ottima manifattura e oggi una delle migliori manifatture, realizza anche opere d'arte naturalmente, però realizzava anche degli ottimi movimenti di alta fascia da incassare per esempio in gioielli veri e propri come Cartier o come Audemars Piguet. Cartier è vista come un brand del lusso e non di orologeria. In realtà tutto questo interesse che c'è attorno al mondo dell'orologeria degli ultimi anni l'ha spinta, come ha spinto tante altre maison, a ricominciare a fare bene nel mondo degli orologi. Attualmente, se non ricordo male, è la seconda o la terza per vendite, quindi non è in realtà lontana, un po' grazie alla sua storia che abbiamo appena raccontato, un po' perché realizza oggetti di lusso, tant'è che un tank oggi al quarzo, che per un appassionato è l'ultima scelta, costa circa 3.000 euro il tank più. Non è tantissimo, ma si può permettere il lusso di realizzare un tank a quarzo, cosa che altre maison non fanno, da Rolex fino per esempio a Breitling, per dirne una conosciuta. Ma la sua percezione nel mondo degli orologi sta aumentando di giorno in giorno, complici anche noi youtuber che ne parliamo sempre più spesso. Quindi se io volessi comprare un Sam, diciamo la versione più liscia, la più liscia, quadrante bianco possibile, quanto gli potrebbe costare? Circa 4 stipendi, parliamo di attorno a 6.000 euro. Questa più o meno è la quotazione oggi di un Santos nuovo. In realtà potresti comprare un Santos degli anni 90, secondo me ancora più bello e ancora più coerente anche con il concetto originale di Santos, e si possono spendere circa 3.000 euro, circa la metà. Oppure puoi decidere di comprare un Santos Dumont in oro, calibro di manifattura Cartier, manuale, e spendi 17-20.000 euro. Devi decidere il budget fino a 15.999. Cavolo, per un centesimo, vabbè, dai, per un euro, un po' di risparmio e forse dai, ci arriva. magari il mese prossimo in una nuova puntata ci vediamo con un Santos al polso, un pataccone, va bene, quelli grandi. Certo. Bene, direi che la nostra seconda puntata di Ma che mi racconti è giunta al termine. Spero di aver risposto più o meno. È stato gentilissimo ed esaustivo come sempre. Come sempre. Diteci nei commenti anche che argomenti vorreste. Se volete scoprire qualche nuova storia, Alberto è pieno di domande, di curiosità. Comunque, però anche se voi non ci date suggerimenti, le domande ce le ho. Ce le ha sempre. Quindi diteci anche se lo volete con il cappellino o meno. Sì, anche perché magari, non lo so, il condizionatore sopra la testa sarebbe bellissimo. Donate per un condizionatore. Donate, guardate quanto sto sudando. Ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk di Ma che mi racconti. Grazie Alberto, grazie a tutti. Ciao.